Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un altro scanner 3D, questo è della RevoPoint modello mini. RevoPoint produce solo scanner 3D e li fa bene. Questo è uno dei 3 modelli disponibili, sono disponibili con diverse versioni e questo è specifico per poter fare delle acquisizioni sui piccoli oggetti, con una risoluzione per ogni fotogramma di 0,02 mm, praticamente un'altissima precisione, e rientra fra gli scanner economici che funzionano bene. Economico perché anche se costa poco più di 700 euro, per la qualità che ha costa poco, perché gli scanner 3D arrivano a costare migliaia e migliaia e migliaia di euro, perché se vanno utilizzati per utilizzo professionale, in base a quello che si deve fare, ovviamente si sceglie lo scanner specifico, si utilizzano in ambito medico, si utilizzano in ambito hobbistico, si utilizzano in tantissimi ambiti, e questo è uno di quegli scanner che per la precisione che ha può essere utilizzato anche in ambito professionale, non costando effettivamente tantissimo. Ora lo metteremo alla prova, vedremo come funziona, vedremo quello che troviamo all'interno della confezione, vi farò dare anche un'occhiata rapida al software e vediamo appunto di fare un paio di acquisizioni. Iniziamo. Quella che state vedendo adesso davanti al monitor quindi è la scatola dello scanner. Vi farò vedere anche alcune immagini molto rapidamente dell'unboxing. Troviamo tutto ben sistemato all'interno di alcuni scomparti protetti con della gomma piuma, in modo che durante il trasporto non si danneggi. E all'interno della confezione, quindi sulla parte alta, troviamo ulteriore gomma piuma, quindi effettivamente protetto ed imballato molto bene. Questo è il sito del venditore, abbiamo la possibilità di vedere diversi modelli, quindi il Range, Pop 2 e il Mini, quello in questione che guarderemo adesso. Sempre da questo sito possiamo anche scaricare software sia per Windows, Mac, per Android e per Apple. Infatti vi farò vedere questo scanner funziona anche con il telefonino. Possiamo anche ovviamente vedere i vari modelli, quindi guardare tutte le varie caratteristiche, ma possiamo anche scaricare il manuale di istruzioni. Quindi cliccando su queste voci riusciremo a vedere quello che in realtà viene dato anche sotto forma cartacea, ben illustrato, scritto ovviamente anche in italiano, con tutta la spiegazione di ciò che va fatto per poterlo utilizzare, dalla configurazione all'installazione del software, tutto ciò che è necessario per portare a termine l'acquisizione. Questo è il nostro scanner, questi sono alcuni accessori. Allora, questo è un treppiedi, un supporto molto comodo che si può utilizzare anche come bastone per i selfie. Abbiamo l'attacco tipo GoPro, si allunga semplicemente tirandolo in questo modo con 3 step, si alzano, si aprono queste parti e qua si incastra lo scanner semplicemente facendolo scorrere. E va utilizzato in questo modo orientandolo in base alle nostre esigenze, la grandezza, la distanza eccetera dall'oggetto che vogliamo scansionare. Rimuoviamolo facendolo scorrere in avanti e vi faccio vedere un particolare. In questo modo potremo mettere il nostro telefonino in questo spazio e riprendere, quindi fare la scansione guardando dal telefonino quello che stiamo acquisendo. Va alimentato tramite questa connessione un cavo USB particolare. Da una parte abbiamo il cavo USB di tipo A, ma si può utilizzare anche il cavo USB di tipo C. Viene dato infatti in dotazione un cavo specifico più un adattatore, e qua abbiamo l'adattatore da USB di tipo A, USB di tipo C, più quest'altro tipo di cavo per poterlo collegare allo smartphone. Questo invece serve per poter fare eventuali calibrazioni, ma arriva già calibrato, non è necessario. Questo è il supportino per poterlo posizionare in modo corretto. Questi sono dei marker invece che vanno messi sugli oggetti che si devono scansionare. Io già ne ho utilizzato, infatti è qua, già l'ho utilizzato per fare alcune prove, e quindi si attaccano in modo adesivo, poi quando si vuole si può staccare e rimettere eventualmente qua, quindi riutilizzarli più volte. All'interno di questa bustina troviamo pure questo telo plastificato di colore nero e questa pasta adesiva. È una pasta morbida che serve per attaccare eventuali oggetti che non possono stare in equilibrio, quindi si utilizza come sostegno. Ovviamente all'interno della confezione, dentro questa scatolina, troviamo pure questo tavolo rotante, quindi abbiamo la possibilità di posizionare degli oggetti e farli ruotare durante la scansione. Si alimenta tramite questa presa USB tipo C, abbiamo il tastino per poterla accendere e farla ruotare verso sinistra oppure farla ruotare verso destra. E questo potenziometro serve per regolare la velocità. In realtà questo arriva smontato, infatti è tutto all'interno di quella scatolina. Si utilizza questa parte adesiva, tipo quello che si utilizza in macchina come supporto per i telefonini, e questo è semplicemente ad incastro, quindi arriva in 4 pezzi, si incastra semplicemente facendolo scorrere. Ok, quindi si divide seguendo la forma di questo triangolo, poi si incastra
Ok, e abbiamo quindi il nostro tavolino rotante pronto per essere utilizzato. Non è facilissimo centrarlo, quindi anche comunque se non viene centrato perfettamente non succede nulla, ma ne esiste un'altra versione con il piano rotante, addirittura con l'asse che si muove, quindi oscilla oltre a ruotare, in modo da permettere una scansione su più punti, ma anche con questo va benissimo. Per quanto riguarda invece il nostro scanner, sulla parte frontale abbiamo tutto ciò che riguarda l'acquisizione, quindi vari obiettivi, sensori, eccetera. Nella parte posteriore, oltre all'ingresso USB, abbiamo questo tastino, perché se siamo distanti dal computer abbiamo la comodità di utilizzare il pollice per avviare le scansioni ed interromperle. E questo è un piccolo LED di stato che adesso vedete spento, ovviamente perché non è collegato, ma che va cambiando colore, ovviamente in base a quando è connesso, eccetera. E lo stesso scanner eventualmente si può utilizzare svitando questa vite e montandolo direttamente con il passo da 1/4 di pollice su un normalissimo cavalletto per fotocamera. Adesso però mettiamolo direttamente alla prova, facciamo un paio di scansioni, non di più. Voglio farvi vedere quanto sia pratico e veloce nell'utilizzo e quale sia la sua facilità di utilizzo grazie anche al software molto semplice e all'utilizzo tramite il telefonino. E allora, ho appena avviato quindi il software e utilizzerò questa testa che viene data in dotazione oltre ad una conchiglia. Voglio fare solo 2 acquisizioni rapidamente. Come vedete è uno scanner a luce blu, in base a dove lo puntiamo abbiamo quindi questa luce che si può vedere. Effettivamente io non la vedo come la sto vedendo dal display, si nota molto di meno, vedo solamente una luce azzurrata. Allora, come vedete anche sul monitor del mio computer abbiamo quello che lo scanner riesce a riprendere. Quindi se io metto la conchiglia in questo modo, la troviamo da questa parte. Facciamo anche una zoomata. Ok, qua abbiamo 2 schermate. Nella parte più alta vediamo quindi la conchiglia. Qua abbiamo un riferimento, ci indica se siamo con una posizione corretta, troppo lontani, troppo vicini oppure eccellente. Possiamo sia far fare tutto al nostro software, quindi in modalità manuale oppure in modalità automatica, e lo stesso per quanto riguarda la luminosità manuale oppure automatica. Mettendola in automatico, come vedete, cambia. E qua abbiamo già una nuvola di punti, quindi quello che lo scanner riesce a vedere. Abbiamo la possibilità di decidere se fare l'acquisizione a colori oppure l'acquisizione senza colori. Cliccando su scan apriamo quindi la schermata che ci permette sia di rinominare il file, quindi in questo caso conchiglia. Possiamo decidere se fare una scansione veloce oppure una scansione con un'accuratezza elevata, se utilizzare le caratteristiche del pezzo da scansionare oppure utilizzare i marker che vi ho fatto vedere poco fa, che vanno utilizzati nel caso in cui dobbiamo fare una scansione di oggetti che non abbiano una simmetria particolare. In questo caso questo è troppo simmetrico, quindi lo scanner potrebbe andare in confusione, soprattutto perché ha molte parti piatte, oppure se dobbiamo scansionare un oggetto con delle parti troppo arrotondate, allora in quel caso con i marker riusciamo a dare un riferimento allo scanner in modo da capire dove si trova il pezzo man mano che si va muovendo. Poi possiamo utilizzare una scansione generale oppure dark se scura, a colori oppure non a colori. Noi mettiamo colori in questo caso, e come accessorio quindi il nostro piatto rotante mi chiede se è quello dual axis, quindi con il doppio asse che si muove, oppure no. Io non ho quello, quindi do l'ok, però devo impostare alta accuratezza. Diamo l'ok. Come vedete si sposta sulla sinistra la schermata di poco fa, perché sulla destra avremo quello che lo scanner riesce a prendere. Mettiamo quindi su automatico, così va bene. Premendo su play avremo un conto alla rovescia, ma prima di iniziare dovete guardare sempre questa barra. In questo caso riesce a fare la scansione, però siamo un po' lontani, quindi a questo punto conviene avvicinarsi. Come vedete siamo andati già su good. Se io mi avvicino ulteriormente andremo su excellent. Ok. In questo caso la scansione viene ancora meglio, quindi regolo per bene e nel frattempo vi dico qualche altra caratteristica, perché questo scanner può acquisire oggetti di piccole dimensioni, addirittura che abbiano 1 centimetro per lato. Ormai abbiamo un tipo di ripresa impostata su eccellente, quindi possiamo premere play e avremo un conto alla rovescia da 3 fino a 0. A quel punto inizierà la scansione. Accendo pure il piatto rotante, come vedete anche se io lo muovo non accade nulla, quindi lo accendo. Cioè non accade nulla che possa danneggiare l'acquisizione. Lo accendo e sta iniziando ad acquisire. Vedete l'immagine che si forma, facciamo anche una zoomata. Ok, quindi va acquisendo tutti i vari punti, lasciamo lavorare. E in realtà anche con un solo giro dovrebbe andare bene, però mi sono reso conto sia con questo scanner che con altri scanner che facendo più giri riesce ad acquisire quello che nel giro precedente magari era sfuggito. In basso a sinistra troviamo pure il numero di frame, quindi già sono 460, quasi 500 frame. Possiamo premere qua su pausa
e posizionare il pezzo in una posizione differente e ricominciamo premendo di nuovo play. A questo punto riallinea l'oggetto in automatico, guardate, si vedono i marker sul piatto, deve studiare, deve capire come è posizionato e lo allinea in automatico. Inizialmente ci si scoraggia un attimo perché sembra che non riesca, invece riesce ad allinearlo perché associa l'immagine a quella che aveva acquisito prima e la allinea. Basta dare solo un po' di tempo. Ok, come avete visto l'ha riallineata, quindi da qui adesso ricomincerà facendo la scansione sia della parte che non riusciva ad acquisire poco fa che della parte interna e poi lo capovolgerò. Considerate che questa è una forma molto complessa, è una conchiglia con una forma particolare, scusate se ho coperto, metto in pausa perché questo l'abbiamo acquisito e lo mettiamo così e ricominciamo, terza scansione. Diamo il tempo anche in questo caso che riassoci e allinei tutta l'inquadratura, quindi la scansione. Ok, quindi è molto rapido, riesce a capire in automatico anche con un oggetto così complesso come sia posizionato. Adesso dovrebbe riuscire a fare anche la parte interna. E infatti sembra che ci stia riuscendo. Ovviamente per non annoiarvi qualche scena la mettiamo accelerata, però adesso è arrivato il momento di girare di nuovo questa conchiglia perché qualche parte non l'ha acquisita come dico io. Tra l'altro possiamo anche muovere lo scanner e spostarlo, in questo caso è messo così in alto, ma se io volessi potrei anche abbassarlo in questo modo e riuscirebbe comunque a fare la scansione e ad associare il tutto, quindi play. Anche se questa è la parte che non riusciva ad associare poco fa, però guardate, è riuscito e riesce a riprendere la parte interna, quindi molto comodo e veramente veloce ragazzi, davvero molto rapido. Ora vi farò vedere ovviamente quello che riesce ad acquisire, quindi il risultato finale. Tra l'altro si vede la posizione dei marker nel piatto che fanno capire come è stato ruotato il pezzo. Quindi mettiamo in pausa, già abbiamo 2295 frame, considerate che ci vuole un computer potente. Se avete un computer con prestazioni proprio non elevate potrebbe anche piantarsi o perché deve elaborare dei dati, molti dati o comunque rallentarsi tantissimo. Non è necessario fare tutte queste scansioni, ma per farvi vedere quanto sia efficace il riallineamento ho voluto esagerare. A questo punto fermiamo, andiamo su stop, quindi il tastino quadrato, e ci chiede se abbiamo completato, se vogliamo cancellare, quindi ci siamo pentiti, abbiamo premuto per errore, o vogliamo ricominciare. Noi diciamo che abbiamo completato il nostro lavoro, nel frattempo spengo il piattino. Qua abbiamo la nostra conchiglia, possiamo fare la nostra mesh, però prima come vedete, in questo caso è relativamente veloce perché già siamo al 20%, con l'altro computer che non utilizzo per lavorarci effettivamente non riesce, è un computer un po' vecchiotto. Con il computer di un amico che ha delle prestazioni elevate ma non il top riesce a lavorare, però un pochettino più lento. In questo caso sta elaborando, sta unendo 2686 frame con una risoluzione molto elevata. Comunque qua abbiamo anche l'orario, quindi vedete non sta impiegando tantissimo. Vedrete l'orario, guardate, già 63% quando avrà completato. Ok, ha impiegato meno di 2 minuti, erano 50, ora sono 52, quindi 2 minuti esatti. E adesso mesh setting, bisogna fare la mesh automatica oppure manuale. Io lo lascio in automatico perché ho fatto delle prove, effettivamente è andata bene. Possiamo decidere alcuni parametri, tra cui qualità, la riparazione dei buchi, eccetera. Quindi clicchiamo direttamente qua, facciamo fare tutto a lui. Anche in questo caso deve rielaborare il tutto, ma in questo caso un pochettino più veloce. Siamo al 25%, 50, sono il 22,52. Vediamo, guardate, già siamo 80, 90, 94, completato. E qua abbiamo la nostra conchiglia con un'acquisizione con una qualità elevatissima. Si vedono tutti i vari puntini, tutti i pezzi anche rotti e anche la parte interna. Quindi una scansione riuscita molto bene. Adesso possiamo anche applicare la texture, quindi texture mapping, lasciamolo lavorare. Possiamo anche zoomare, possiamo girare, possiamo guardare il nostro oggetto, a differenza di tantissimi altri programmi che durante l'elaborazione non ci permettono di fare nulla. Qua invece possiamo continuare eventualmente a notare se ci sono eventuali errori, problemi, eccetera. Forse c'è un buchetto da questa parte. Ok, e adesso sono le 22:54, quindi in 4 minuti abbiamo fatto praticamente tutto. Adesso possiamo esportare. Possiamo farlo nel formato PLI
OBJ oppure STL. Io lo salvo in STL, ok. Esportazione completata con successo. Ora voglio farvi vedere la scansione invece tramite il telefonino. Ho scaricato e installato l'applicazione, si chiama RevoScan e ci dà la possibilità, quindi collegando e associando la rete wifi generata dal nostro scanner, la riconoscete subito perché si chiama Mini Revo, quindi riapriamo l'applicazione RevoScan. Qua ci informa che è collegato, quindi andiamo su inizio. Abbiamo anche la possibilità eventualmente di imparare, fare alcune configurazioni, ma andiamo direttamente su inizio. Abbiamo la possibilità di avere un'alta precisione o una precisione normale, il tipo di giuntura, eccetera eccetera, quindi il tipo di texture, in questo caso facciamo bianco anche perché è bianco, quindi avvia scansione. Allora qua abbiamo l'anteprima, andiamo su play, in questo caso già sta facendo la scansione. In realtà, come vedete, sullo sfondo abbiamo degli oggetti, degli elementi di disturbo. Avrei dovuto utilizzare il telo che viene dato in dotazione, che permette di evitare che vengano acquisite parti che possano disturbare. Comunque sta acquisendo, considerate che questo è un iPhone 7, è un po' vecchiotto, quindi non è potentissimo. Comunque sta lavorando bene. Abbiamo le due anteprime da questa parte, quindi spostiamoci così. Prendiamo anche lateralmente e abbiamo anche la possibilità poi di mettere in pausa e girare il pezzo, quindi aspettiamo che finisca, completi questo giro e poi mettiamo il nostro personaggio a faccia in giù. Ok, andiamo su pausa, mettiamolo così e andiamo di nuovo su play. E come vedete lo riallinea molto velocemente, praticamente in un istante lo ha riallineato. Adesso dovremmo riuscire a prendere tutte le parti che prima non siamo riusciti a prendere, quindi come vedete anche la base, batteria scarica, ok, pausa. Già in realtà così in teoria potrebbe anche andare. Abbiamo il personaggio, mancano in realtà alcuni pezzi e quindi lo dobbiamo mettere a faccia in su. Andiamo di nuovo su play, ok, l'ho allineato di nuovo. In questo caso, come vedete, sta acquisendo quello che prima non era riuscito ad acquisire. Andiamo su stop. Quindi su stop ci chiede se vogliamo elaborare oppure continuare. Andando su elaborazione abbiamo la possibilità, come vedete, di vedere questa barra che va aumentando, quindi avvio convergenza e rete. Abbiamo la possibilità di utilizzare il tastino qua sopra. Quindi se premiamo su play avviamo la scansione e poi se vogliamo interromperla basterà di nuovo premere su play per ricominciare la pressione successiva. Quindi abbiamo la possibilità, avete visto, l'ha riallineato in un attimo. Abbiamo la possibilità di fare la scansione sia utilizzando il touch che utilizzando il comando apposito, che effettivamente è molto comodo. Basterà quindi andare su stop, dopodiché andare su elaborazione. In questo caso abbiamo solamente 587 frame, guardate, manca la parte di dietro, però facciamo lo stesso una prova, quindi elaborazione, avvio convergenza e rete, quindi creerà il nostro file e ci darà la possibilità di condividerlo nel formato zip, quindi zippato, compresso, e poterlo inviare tramite WhatsApp e tutti gli altri metodi di condivisione dei file. Come vedete in questo caso è relativamente veloce. Questo è un telefono molto vecchio, un iPhone 7, con un iPhone 12 sono riuscito ad essere molto più veloce. Con dispositivi più moderni, quindi che siano Android oppure della Apple, sicuramente sarà molto veloce, ovviamente a patto che i frame non siano tantissimi, altrimenti deve elaborare. E infatti anche qua compare questo avviso: non passare da un'applicazione all'altra, non chiudere lo schermo, il numero di fotogrammi richiede molto tempo, si prega di avere pazienza e anche di avere una batteria carica. Invece io ho la batteria scarica e temo di non riuscire a completare nemmeno l'elaborazione, perché la batteria effettivamente è al 17%. Quindi molto scarico. Comunque abbiamo capito il concetto, si utilizza prevalentemente con il computer, però se si vuole utilizzare con il telefono con questa modalità, quindi all'aperto eccetera, si ha la possibilità tramite un power bank o altri metodi di alimentazione di poter fare l'acquisizione anche senza il computer. Ma torniamo per un attimo alla nostra conchiglia. Abbiamo fatto la nostra acquisizione e adesso è sul piatto di stampa, pronta per essere stampata. Ovviamente non la stamperò, però come vedete abbiamo un oggetto che abbiamo nella realtà, quindi un oggetto vero, una conchiglia, e abbiamo la possibilità di ristamparlo e avere il nostro oggetto in 3D, che possa essere semplicemente stampato con una stampante 3D oppure può essere semplicemente rielaborato tramite altri software, e quindi il nostro oggetto pronto per essere riportato di nuovo in 3D, oltre che vero,
anche nel materiale che decidiamo di utilizzare per la nostra stampa. E allora ragazzi, quindi RevoPoint Mini, lo scanner 3D che permette di acquisire con un'altissima definizione molto velocemente, con un programma facilissimo perché ha semplicemente 4 comandi che ci permettono di fare l'acquisizione in modo rapido. Non è necessario avere competenze particolari, si può utilizzare, come avete visto, anche con lo smartphone facendo una scansione in realtà anche di oggetti grandi, solo che siccome la distanza di acquisizione da 10 fino a 20 cm non è proprio facilissimo, richiede tantissimo tempo perché ci sono gli scanner specifici per oggetti grandi, questo invece è uno scanner specifico per oggetti piccoli. Il prezzo effettivamente non è poco, nel senso che 700 euro non sono spiccioli, però per uno scanner di questo tipo questa cifra è più che proporzionata, anzi è conveniente, perché alla stessa cifra si trova uno scanner che hanno qualità molto più basse, 0,05, 0,03, questo è 0,02, e effettivamente per la praticità di utilizzo, per la qualità che ha della scansione, per tutto quello che ha RevoPoint, che produce solo scanner, allora è un oggetto che risulta economico perché gli scanner con la stessa qualità, anche se ovviamente con prestazioni maggiori per tutto il resto, ma costano molto di più, tanto di più rispetto a questo. Quindi io mi sento, se siete degli hobbisti che hanno bisogno di uno scanner che funzioni bene e che non costi cifre da capogiro, o se siete dei professionisti che hanno bisogno di uno scanner base che però vi dà delle buone prestazioni, allora questo può essere un buon prodotto. Spero di ottenere anche un codice di sconto in modo da farvi risparmiare qualcosina, non so se riuscirò a ottenerlo, ma voi date un'occhiata giù nel primo commento nella descrizione. Spero di aver fatto una recensione completa, non sono stato molto approfondito perché il prodotto è così semplice da utilizzare che più di fare un paio di scansioni e farvi vedere quanto sia facile, non volevo fare, non volevo addentrarmi in cose complesse. Ho già fatto altre recensioni di altri scanner in cui sono effettivamente un pochettino più dettagliato e mi sono accorto dalle analisi del video che andate avanti, ma sicuramente in tantissimi già avranno abbandonato questa parte di video, quindi inutile perdersi in dettagli. Vediamo direttamente come funziona, qual è la sua qualità. E basta, spero che vi sia piaciuto, lasciate un commento qua, fatemi sapere se voi già conoscete questa linea, questa azienda, quindi RevoPoint, se possedete uno di questi scanner, come vi trovate, e mettete anche mi piace, cliccate sulla campanella e ci vediamo a tutti nei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!